Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Toro, tendenze energetiche predestinate per il mese di maggio 2025. Abbiamo la giustizia e la torre, ragazzi. Periodo interessante. E adesso andiamo a vedere con i tarocchi, perché la giustizia parla di riequilibrare qualche cosa, ma è anche una carta che taglia, è una carta, si parla della dea bendata, in questo caso, se ci fate caso, è agli occhi chiusi, come per dire che quando arriva taglia, non si sa bene dove. Mm? E poi abbiamo la torre, quindi credo che il cambio sia abbastanza importante in questo mese di maggio, amici del Toro. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste complementare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, e poi trovate anche i link al corso di approfondimento, al seminario di approfondimento delle famiglie reali che si terrà adesso a giugno, e poi c'è anche il link al video del workshop sulla stesa Identikit, quindi che si terrà a luglio. Tutto quello che volete sapere basta aprire la tendina della descrizione e trovate tutti i link che vi servono. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili. Partiamo con un 6 di pentacoli, ragazzi. La temperanza, 8 di pentacoli, 2 di spade, imperatrice, cavaliere di coppe, recupero un attimo la carta che è caduta, 8 di bastoni e 4 di coppe. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, quindi potrebbero esserci dei messaggi sciolti tra di loro, dopodiché vediamo settore per settore, quindi l'amore, il lavoro, la famiglia, insomma un po' tutto. Partiamo da questo 6 di pentacoli che mi sembra una bellissima carta per partire, perché è una carta che mi parla di equilibrio, è una carta che mi parla di una certa apertura. Andiamo a vederla. Due di pentacoli, re di pentacoli, 10 di spade. Ho come l'idea che potrebbe parlare di una relazione o di una collaborazione già in essere che non è proprio più tanto, come vi posso dire, in equilibrio. C'è come una situazione qui che potrebbe essere una situazione vincolata, quindi magari con un contratto di mezzo, con un accordo, qualche tipo di, anche tacito accordo, che però comincia insomma a zoppicare, ho come questa sensazione. Probabilmente con questo 10 di spade qualcuno vorrebbe anche lasciarsela indietro. Andiamo a vedere la temperanza. Perché di nuovo anche la temperanza è il contrario, sento come se ci fosse un disequilibrio. Il 4 di coppe che spiega la temperanza e un fante di coppe. Se siete in una relazione il disequilibrio potrebbe essere che uno dei due ha certi tipi di idee, magari una persona un po' più concreta, un po' più posata, mentre l'altro, diciamo che, o l'altra, potrebbe essere un
un po' più leggera come persona. Non lo so, sento che è un qualche cosa tra due persone ed è come se ci fosse un disequilibrio, una diversa prospettiva, se vogliamo anche. Andiamo a vedere l'otto di... Guardate, l'otto di pentacoli spiegato da un otto di pentacoli e da un re di coppe. Guardate, potrebbe essere una questione inerente a un lavoro familiare anche. Vi dico così perché il 6 di Pentacoli, essendo proprio l'arcano minore della giustizia, è una carta che parla di contratti. Siccome poi c'è anche la Torre e un 10 di spade qui, che sono carte di chiusura, ho la sensazione che ci potrebbe essere come un cambio o una chiusura. Adesso aspettate un attimo, perché non è detto che sia negativa, questa cosa qua. Perché la giustizia è vero, scusate, la torre è vero che viene a rompere le sicurezze, ma se una delle mie sicurezze è non avrò mai quel posto di lavoro e poi arriva il contratto di quel posto di lavoro, anche quella sicurezza casca e non è una cosa brutta in questo senso. Andiamo a vedere il 2 di spade. 8 di bastoni e asso di coppe. Di nuovo c'è come una sorta di ambivalenza. Allora, io credo che qualcuno qui non abbia le idee tanto chiare o non voglia vedere qualcosa o non riesca a vedere qualcosa, perché abbiamo comunque un 2 di spade e un 4 di coppe. Oltretutto, essendoci anche questo 8 di bastoni al contrario, sento che è come se qualche cosa mancasse. Andiamo a vedere l'imperatrice. Diavolo. Allora, che sia una situazione o che sia una relazione, qui diciamo non la sento tanto in equilibrio. Qualche volta voi fate finta di non vedere o soprattutto io ho come la sensazione che qualcuno vi voglia, o meglio, come vi posso spiegare? Inizierà ad aprire un certo tipo di tema perché vuole farvi come una proposta, un'offerta e voi fate finta di non sentire. Fondamentalmente arriverà a un certo punto dove questa offerta secondo me è ben chiara perché si passa da un fante di coppe a un cavaliere di coppe. Però che cosa succede? Sento che è come se fosse vincolante per voi, se fosse un accordo che non vi fa crescere, che non vi fa prosperare. Potrebbe essere effettivamente un'azienda di famiglia, vi dico, perché comunque il re di coppe mi risuona molto con il padre e poi comunque anche qui abbiamo un re di pentacoli che può essere un capo. Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe. Nove di pentacoli. Sapete, ho anche la sensazione che qualcuno a voi vicino, e per chi è un partner potrebbe essere fortemente il partner, in questo mese faccia come un certo tipo di discorso, di... Sì, vi dico, si apre un tema, ok? Ehm, che all'inizio probabilmente non volete vedere o non avevate considerato e da lì può partire qualcosa, può partire qualche idea, qualche progetto, ehm, qualche nuova speranza. Però ho anche la sensazione, perché qui comunque avete il diavolo, che o potrebbe essere qualcosa di vincolante, di troppo vincolante per voi, schiavizzante,
Ok, abbiamo un 9 di pentacoli e un fante di pentacoli. Sì, le offerte che vedo sono tante. Però guardate, io ho proprio la sensazione che ci sia qualche tema legato o al lavoro o al denaro. Avete 6 di pentacoli e giustizia. Potrebbero esserci dei temi, come vi ho accennato all'inizio, legati ai contratti, legato a degli accordi, legati a dei soldi. E visto che ci sono tante offerte, cioè tante carte che mi parlano di offerta, potrebbe essere una questione che lega più settori della vostra vita, quindi magari famiglia e soldi, piuttosto che partner e soldi, piuttosto che figli e soldi. Cioè sono come due settori che si legano. Andiamo a vedere l'otto di bastoni che si ripete, magari se giro il mazzo è meglio. Mago. Mago e amanti. E ragazzi, qua io vi dico, è un tema relazionale che ha a che vedere con qualche cosa da fare dove c'è da investire dei soldi. Io ho come questa sensazione, o perlomeno 2 su 3 magari risuonano, anche se non 3 su 3, però questo mago non mi ispira proprio per niente. Luna appeso e 4 di bastoni. Andiamo a vedere anche il 4 di coppe, che è una carta che si ripete. Cavaliere di bastoni e 10 di pentacoli. Potrebbero offrirvi come dei nuovi investimenti da fare, potrebbero chiedervi dei soldi in prestito. Però io ho la sensazione, ragazzi, che questa persona che vi chiederà di fare questa offerta, che vi parlerà, che aprirà questo tema, potrebbe semplicemente essere presa dall'entusiasmo del momento, quindi io vi dico calibrate bene perché avete la giustizia e la torre. Mm, e qui un diavolo. È come se ci fosse, mettiamola così, il rischio di infilarvi in qualche cosa che poi vi incastra. Qui avete anche la luna. Ci sono delle questioni che proprio non vedete. Avete 2 volte il 4 di coppe, il 2 di spade, la luna che ha questa visione un po' nebulosa delle cose. Cioè in realtà la luna vede solo metà della realtà. Qui effettivamente c'è qualcosa che ignorate, che non vedete o che fate finta di non vedere. Però è come se vi dico, qualche illuminazione arriverà, eh. Dunque, diciamo che di nuovo c'è un 10 di pentacoli, sento che è una situazione familiare o potrebbe essere un gruppo aziendale, una famiglia a livello di gruppo lavorativo, però è un gruppo qui, cioè fa riferimento a un gruppo. Se non vi risuona, ripeto, potrebbe essere la famiglia, potrebbe essere ehm, guardate, vi dirò, potrebbe anche essere che vi arrivi un'eredità e che, o comunque dei soldi, dei premi, e che qualcuno cerchi di
convincervi a reinvestire, a prestare parte dei soldi. Non lo so, fatemi sapere poi nei commenti perché è interessante. Mm, insomma, come lettura ci sono tante sfaccettature. Allora, amici del Toro, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, dunque, io sento che effettivamente potrebbe arrivare una proposta, potrebbe non essere così idilliaca, ve lo dico, però se proprio siete senza lavoro anche da tanto tempo, stringete i denti. Diciamo, l'importante è rimettere in moto tutto il meccanismo, no? E quindi reiniziare a guadagnare, magari a saldare i debiti e poi si pensa ad espandersi. Diciamo che non è proprio un periodo super florido. Ehm, Ho l'idea che comunque possiate non essere del tutto fermi, magari ci sono, ripeto, è molto presente la famiglia in questo periodo, quindi secondo me magari aiutando qualche familiare che ha un'azienda, piuttosto che entrare o far domanda in qualche azienda dove c'è già un vostro familiare, mm, potrebbe aiutarvi, ecco. Per chi è dipendente, potrebbe arrivare un contratto nuovo, potrebbe arrivare un premio, potrebbe arrivare qualche gratificazione extra, però se state aspettando un aumento di livello, un aumento di responsabilità, qualsiasi cosa voi vi stiate aspettando dal lavoro, di continuo, sento che no, non arriva. È come se vi dessero quello, come vi posso dire, il contentino per farvi stare tranquilli ancora un po'. Poi vi dico, per qualcuno, ho come la sensazione che ci sia un personaggio all'interno del posto di lavoro che potrebbe essere un po' pesante nel mese di maggio. E il consiglio delle carte, anche un po' scherzoso secondo me, è proprio di andare incontro a questa persona, no? Sapete, c'è un esercizio che si fa, che è molto utile, che quando qualcuno viene e vi fa una critica, vi tratta male o non lo so, magari una persona che è proprio a pelle, non sopportate, l'esercizio riguarda proprio l'aprirsi nei confronti di questa persona piuttosto che il chiudersi, cioè andargli incontro. So che quando non si sopporta qualcuno è difficile, molto difficile, però provateci perché è terapeutico, nel senso l'altro cambia proprio modo di, come vi posso dire, modo di percepirvi. Ok, quindi quando siete davanti all'altra persona, vi immaginate, nel momento in cui magari vi sta parlando o si sta anche solo avvicinando, vi immaginate il vostro quarto chakra che letteralmente si apre, fate uscire come un fascio di luce che abbraccia questa persona e nella vostra testa ripetete ti amo, qualsiasi sia la persona. Questo crea come un'apertura di cuore, qui avete l'asso di coppe, no? E comunque c'è già una sorta di predisposizione iniziale, che fa sì che anche l'altra persona poi cambi nei vostri confronti. E provatelo, poi me lo direte nei commenti. Quindi il suggerimento è un po' di, sapete, no? C'è una frase anche che dice, tieniti stretti gli amici, però ancora di più i nemici. È un po' quello il senso. Accogliete le persone che magari vi stanno un po' sullo stomaco, ecco. Per quello che riguarda i lavoratori autonomi, devo dire che secondo me potrebbero arrivare nuovi contratti. È come se o si rettificano quelli vecchi oppure inizia qualche cosa di nuovo. Tutto sommato devo dire che non va male, ragazzi, non va male. Per chi avesse dei problemi in questo ultimo periodo, cioè nel senso non riuscisse ad espandere il proprio lavoro, il fatturato, i clienti, ehm, potrebbero, uno, pensare di assumere qualcuno, un consulente, per esempio, perché vi dia una dritta.
Potreste investire nella pubblicità, nel marketing, nella comunicazione, quindi far conoscere di più il vostro prodotto, o lanciare qualcosa di nuovo in abbinamento a qualche cosa di vecchio, fare come un pacchetto. Parliamo di soldi. Oh, ragazzi, devo dire che il periodo, sì, il settore soldi, il settore soldi, lo sento abbastanza ben protetto, se ve la devo dire tutta. Vi dico, c'è come se arrivasse questa eredità, questo premio, questo qualche cosa in più, potrebbe essere una vincita, potrebbe essere un contratto con fee di ingresso, non lo so, ho come la sensazione che il denaro sia la parte che vi deve preoccupare meno. Ed è per quello che potrebbero esserci queste richieste da parte del mondo esterno. Per qualcuno si tratta di iniziare come dei nuovi investimenti ed è lì sì che avete bisogno di un consulente perché non siete abbastanza esperti, perlomeno questo mi dicono le carte. Dunque, parliamo dell'amore, ragazzi. Allora, se siete single, secondo me qualcuno ce l'avete già in testa e devo dire che potrebbe aggiungersi una persona che vi interessa. Ho la sensazione che questa persona non sia, diciamo, non rispecchi esattamente il vostro uomo o donna ideale, sia un po' lontano dalla vostra idea di uomo o donna ideale, però in realtà ho anche la sensazione che nel momento in cui conoscerete un po' più a fondo questa persona, scoprirete un mondo dietro. È come se non apparisse di essere così tanto saggia, così tanto profonda, e invece secondo me lo è. Quindi ci sono varie prospettive, diciamo, no? Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, ecco, allora, io qui, soprattutto ritornando un po' al tema iniziale, se ci sono dei soldi di mezzo, ragazzi, fate attenzione perché ho come la sensazione che qualcuno cerchi un po' di tirare acqua al suo mulino. Vi dico, penso che lo sappiate perché questa persona è come se venisse ogni tanto a dirvi: "Ma se facciamo quello, ma se facciamo quell'altro, ma se" è come ad attingere dalla vostra fonte di risorse, sia che siano economiche, di tempo, di energia, quello che è. Come l'idea che in un primo momento direte: "Ascolta", però sarà abbastanza martellante la cosa durante il mese, come insistente. E qui potrebbe essere molto importante comunicare le vostre idee, perché è come se il mettere da parte questa persona con quello che ha da dirvi posticipasse solo il problema. Cioè, nel senso, se a voi dà fastidio che la persona sia insistente, se vi dà se non avete intenzione di fare quello che la persona chiede, cioè diteglielo, perché se no vi tritura gli amenicoli. Quindi l'importante, perché avete due 8 di bastoni, in effetti, comunicate quelli che sono i vostri parametri, le vostre regole. Qui avete la carta della giustizia e il 6 di pentacoli. È una questione anche per qualcuno di tradizioni, può essere una questione di buon senso a livello di maturità mentale, cioè non so, è come se c'è un'energia dirompente che in realtà dopo un po' stanca. E quindi è come se ci fosse, se fosse ora di mettere delle regole e di far cadere certe certezze. Vi faccio un esempio: state frequentando da un mese una persona e questa persona è talmente presa bene, talmente entusiasta di come va la relazione, che proietta già il matrimonio, no? Vi faccio un esempio. Ed è ora di parlare chiaro e dire: senti, iniziamo a vederci, poi io non so neanche se mi voglio sposare. Cioè, fate cadere un mito, fate cadere un ideale.
Ok, per chi fosse in una relazione extra, devo dire che a voi andrà bene, ragazzi. Cioè, sì, non è tutto rose e fiori, però comunque c'è una sensazione di unione, c'è una sensazione di starsi vicino, di comprendersi, c'è una sorta di calore all'interno della relazione in questo periodo. Potrebbero anche esserci dei tentativi per vedersi o per fare qualche cosa in più, e potreste anche riuscirci, devo dire. Andiamo a quello che è la vostra salute psicoemotiva. Allora, io sento che voi di vostro, di base, diciamo, state abbastanza bene, ma c'è questa situazione nel mese di maggio che potrebbe, o che potreste sottovalutare, o che potreste voler non vedere, mm, che secondo me è come se vi desse la possibilità di capire come e dove agire e dove invece non farlo, dove è meglio lasciare che le cose stiano così e dove invece è ora di mettere delle regole, dei paletti. Molto ha a che vedere con la stabilità, con la regolarità. Qui abbiamo 2 8 di pentacoli, 6 di pentacoli, la carta della giustizia, il 4 di bastoni, il 10 di pentacoli, che tra l'altro è anche un'altra carta di contratti, accordi. Ok, parliamo per chi ha figli, per chi ha progetti, per chi ha, non lo so, delle idee geniali da sviluppare. Allora, qui tutto sta a vedere se abbracciate questa offerta che vi faranno alla fine del periodo, cioè l'offerta ve la faranno magari anche all'inizio mese, però voi a fine maggio deciderete un po' come va, con questa proposta che vi fa il mondo esterno, perché io sento che anche voi state pensando qualcosa, è come se steste creando qualche nuovo sogno, qualche nuovo progetto, qualche nuova idea. Magari se siete in età per creare una famiglia, potrebbe essere una di quelle cose che inizia ad accarezzarvi la testa. Però ho la sensazione che, insomma, le carte vi dicono sondate prima il terreno, prima di manifestare apertamente questo sogno, questo desiderio, quest'idea, quello che è, questo sentimento anche, questo... Sì. Ok. Ehm, per quello che riguarda i soldi, non vi ho ancora detto dei soldi, ragazzi. Devo dire che è un periodo piuttosto sereno, abbondante. Magari è vero che vi ho detto prima che sul lavoro non riuscirete tanto ad espandervi, a prosperare, ehm, ho come l'idea che non riuscirete a prosperare con i clienti che avete già, però farete nuovi contratti, oppure nuove alleanze o nuove conoscenze. Ed effettivamente questo potrebbe portarvi ad arricchirvi, magari sì a livello monetario, perché potrebbero essere dei potenziali clienti in più, ma proprio a livello personale, magari potrebbero arrivare dei regali, cioè la parte economica è ben protetta, ve lo dico, poi c'è come questo premio, questo una tantum che arriva e quindi insomma ragazzi state sereni. Bene, andiamo a vedere gli oracoli adesso. Queste qui potrebbero indicare una difficoltà. Perché mi è difficile essere prospero? Mm, interessante perché 6 di denari è una carta di generosità, una carta di apertura, come vi dicevo, no? Voi avete già questa attitudine, essere generosi, essere aperti con gli altri. Ehm, può essere che effettivamente siate bravi a creare denaro, ma che vi esca anche subito per degli imprevisti. Questo potrebbe essere un primo chakra danneggiato.
Andiamo a vedere, spiego tutto comunque in modo più approfondito nella sezione degli abbonati. Andiamo a vedere quella che potrebbe essere una credenza limitante. Wow, perché ho un ideale non realistico. Abbassate l'asticella, rendetevi conto che siete già nella prosperità e nell'abbondanza. Entrate nel ringraziamento, ringraziate per quello che avete e vi renderete conto che siete già prosperi. E qui il consiglio potrebbe essere di abbassare l'asticella. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. È come se steste facendo allenamento. Quando uno si sbaglia, quando uno si allena, prova e casca, prova e non riesce, ma un buon atleta persiste fino a quando non arriva al risultato. Difatti non esiste neanche il giusto o sbagliato, è un'esperienza, mi sto formando, mi sto creando, ok? Come un diamante, pian pianino mi sto scalfendo al fine di pulirmi e diventare una pietra preziosissima. Qui sono venute via tutte le altre carte. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi e poi una fatina che volevano già uscire, adesso andiamo a vedere anche la prima, perché sono curiosa di vedere cos'era. Vivi il momento. Lezione di oggi. Nel giorno di oggi sforzati di vivere il momento. Parla solo di cose positive nella tua vita e evita di tirar fuori il passato, specialmente ricordi o situazioni negative. L'obiettivo: sperimenta quanto è difficile vivere nel presente. La guarigione migliora rapidamente se ti concentri nel ora. E poi qui abbiamo mangia alimenti sani. Lezione di oggi. Mangia solo alimenti che siano buoni per te. Chissà tu lo faccia già abitualmente e in questo caso dovresti sentirti stupenda per il bene che ti stai curando, guardando, amando. La maggioranza della gente, senza dubbio, sa che può prestare più attenzione a questo aspetto, però risulta difficile. L'obiettivo: pratica la nutrizione sana. Ultima carta, la fatina, adesso vediamo qual era la prima. Energia, e qui va un po' di pari passo con la qualità di alimentazione. Andiamo a vederne ancora una. Coraggio. Wow. Quindi ragazzi, il coraggio, sapete che è uno dei significati della carta della forza, no? La carta della forza è una carta che parla di avere coraggio e di aprire il cuore. Questa fatina ha le braccia aperte con un cuore immenso dentro, che è un po' anche uno dei significati del 6 di denari, che parla proprio di generosità, di aprirsi agli altri, di darsi, no? Amici del Toro, lettura molto intensa, devo dire, ma bella. Spero che vi sia stata utile, che abbiate trovato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì parlo delle credenze limitanti, tratto temi di esoterismo, di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che ho imparato io e che ho riunito e lo metto a disposizione. Se volete capire quali sono i temi che vado via via trattando, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla, e insomma i titoli dei video si vedono, sono pubblici, così vi fate un'idea. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!